Esattamente oggi mi è arrivata questa Blue Fairy, la fata turchina in limited edition del Disney Store, realizzata per l'85° anniversario di Pinocchio, e questa volta non ho saputo resistere, quindi sono corso in studio perché non vedo l'ora di deboxarla e recensirla con voi. Quindi iniziamo subito! Ed ecco qui la fata turchina all'interno della sua scatola, che ha la stessa identica forma di tutte le ultime limited edition che sta producendo il Disney Store, e devo dirvi che questa volta mi piace molto perché la trovo un po' più particolare. Qui in alto abbiamo il logo Disney Store dorato con dei dettagli sempre dorati sulla parte superiore della scatola, e qui il simbolo 6+, consigliata dai 6 anni in su. Lungo tutto il lato della vetrina frontale vediamo questi decori che proseguono sopra questa texture che sembra quasi del legno, anche se la carta è di un color blu, azzurro, grigio. Qui in basso c'è ovviamente il suo nome, Blue Fairy, ci dicono che è un'edizione limitata, una di 3000. Ma la cosa che mi piace moltissimo è come hanno scritto il suo nome, che sembra una targa avvitata sul legno. E in più tutte le lettere hanno questa finitura lucida, quasi metallizzata. Su entrambi i lati della scatola troviamo un'altra targa con scritto Pinocchio 85, proprio per ricordarci che è realizzata per l'85° anniversario di Pinocchio. Anche in questo caso abbiamo tutte le lettere rosse effetto metallizzato. Sotto a questa vetrina trasparente che ci lascia vedere i lati della bambola, ovviamente contornata sempre da questi decori dorati che abbiamo visto anche nella parte frontale, molto carini, su questa carta effetto legno. Nella parte superiore, oltre a questo nastrino dorato quasi ocra, troviamo anche dorata effetto metallizzato la scritta Disney Blue Fairy. Sul retro ritroviamo il cartoncino effetto legno con i decori che abbiamo visto anche su tutto il resto della scatola. Qui in alto di nuovo la targa con scritto Disney Blue Fairy. Al centro il solito fiocchettino di nastro che apriamo subito, una descrizione della nostra bambola in 3 lingue, inglese, francese e spagnolo, dove vi lascio un attimo la parte in inglese, così se volete fare pausa per tradurla potete farlo ora. Qui in basso ci dicono che il certificato di autenticità e lo stand sono inclusi. Poi qui abbiamo anche un'immagine di Pinocchio e invece dall'altra parte un'immagine piccolissima del grillo parlante. Come per tutte le limited edition, anche per lei possiamo togliere la parte frontale in modo da poterla apprezzare solamente tramite questa vetrina trasparente, che in questo caso non ha il suo nome stampato. È semplicissima, è praticamente solamente trasparente, a parte per queste piccole stelline dorate che sono state stampate proprio sulla plastica. Ovviamente possiamo rimuovere anche lei dal retro del box, dove troviamo il certificato di autenticità realizzato esattamente con gli stessi colori della scatola, con scritto Disney Blue Fairy, e qui sotto anche il numero della bambola acquistata. La mia è la numero 1902 di 3000. Sul retro, come sempre, le stesse cose ma scritte in francese, e anche nel suo caso, quindi credo che sia una cosa che il Disney Store ormai farà sempre, la vetrina di plastica prosegue anche leggermente sul retro in modo da rimanere più aderente alla parte dove è attaccata la bambola. Ma ovviamente semplicemente allargandola un pochino possiamo rimuovere anche questa parte di plastica, così da poterla vedere in quella che dovrebbe essere tutta la sua bellezza. Ma adesso ne parleremo perché ovviamente vado subito a deboxarla. Prima di passare a lei però vorrei farvi vedere un attimo lo sfondo della scatola, che è davvero molto carino perché hanno riproposto la stanza praticamente di Pinocchio, ma con anche tutte queste stelline dorate sia nella parte superiore che nella parte inferiore, e sono tutte metallizzate. Ma passiamo a lei, che effettivamente una volta fuori dal box fa molta scena. Devo dire che è molto bella, anche se continua a ricordarmi un pochino Valeria Marini, ma comunque è bella. Iniziando a guardare il suo viso, la primissima cosa che notiamo è che ha tutta la pelle perlata, e questa perlatura la ritroviamo su tutto il suo corpo. È davvero molto bello questo effetto, è una perlatura quasi leggermente azzurra, anche se in camera secondo me l'azzurro non si vede,
ma è comunque decisamente molto carina e azzeccata per lei. Lo sculpt del viso credo che sia completamente nuovo, realizzato appositamente per lei, perché vediamo che ha questi occhi leggermente più piccoli confronto a tutte le altre principesse Disney. Sono completamente azzurri, con sopra agli occhi un ombretto argentato e anche un ombretto marroncino. Le sue sopracciglia sono molto definite, di un castano chiaro con la parte centrale leggermente sfumata. Dimenticavo di dirvi che abbiamo anche ovviamente le ciglia impiantate, quindi rutate. Sulle guance un po' di blush anche se è tutta perlata, e sulle labbra ha un rossetto di un color quasi corallo, ma con il labbro superiore un pochino più scuro confronto al labbro inferiore. Il suo viso devo dirvi che mi piace, forse di profilo lo preferisco, ma comunque non è male. Ha solamente un po' questo sguardo perso nel vuoto, che sicuramente secondo la Disney avrebbe dovuto essere un viso buono, ma a me dà l'impressione che sia appunto un pochino persa. Di sicuro così è più bella confronto che frontale, almeno secondo me. Sulla testa porta questo cerchietto completamente di metallo, con anche tutte queste pietrine blu incollate nei vari punti in cui si potevano incollare, e devo dirvi che mi piace davvero tantissimo, è molto bello e ricorda un po' una magia, e infatti qui si vede anche una piccolissima stellina. I suoi capelli sono biondi, molto semplici, riga in mezzo, con la parte frontale raccolta qui sui lati. Infatti se la guardiamo di profilo vediamo proprio che ci sono qui due elastici che tengono ferme queste parti frontali qui dietro le orecchie. Non sono lunghissimi perché le arrivano praticamente appena sotto le spalle, anche se comunque sono già più lunghi confronto a quelli che dovrebbe avere lei se fosse fedele al film. Ma ragazzi, anche in questo caso sono dei tentacoli croccanti. Perché il Disney Store non si mette in testa di fare delle bambole che non abbiano i tentacoli croccanti? Non lo so. In più, se la guardiamo dal retro, per come è stata acconciata, possiamo anche vedere che sembra averne anche pochi. Non credo ne abbia realmente pochi, perché toccandoli non sembrano pochi, però essendo stati acconciati in questo modo con tutti questi tentacoli, sembra veramente mezza pelata. Lei non indossa alcun orecchino e nessuna collana, e il suo vestito è tutto un pezzo unico ed è anche quasi tutto completamente realizzato con lo stesso tessuto, che vediamo proprio qui sul seno, dove c'è questo tessuto arricciato tenuto chiuso al centro da un nastrino azzurro, e questo tessuto ha tutti questi riflessi molto carini che ricordano un po' il tessuto utilizzato per la gonna di Cenerentola. Secondo me è esattamente lo stesso tessuto, solamente in versione azzurra. Le spalline sono realizzate con lo stesso tessuto ma arricciato, molto semplici, forse fin troppo. Come vedete entrambe sono solamente del tessuto arricciato, ma possiamo vedere che sotto, che è comunque attaccato al vestito, c'è questo tessuto trasparente che è semplicemente un tulle, con però per fortuna un bordino ricamato con del filo argentato. Questo tulle trasparente prosegue anche sulle sue braccia diventando delle maniche completamente trasparenti, che poi però si interrompe all'altezza del polso, dove troviamo di nuovo una cucitura con del filo argento e con anche qui sopra questo fiocchettino con del nastro azzurro, lo stesso nastro che abbiamo appena visto in mezzo al seno. Proprio da questo punto del gomito la manica si allarga e diventa gigantesca, realizzata sempre con lo stesso tulle azzurro, ma è veramente grandissima, arriva fino a terra ed è composta da 4 strati di tulle. Il primo strato che vediamo è questo qui, che è l'unico ad avere anche dei brillantini applicati, poi c'è il secondo strato che invece i brillantini non li ha, e altri 2 strati nella parte sul retro, perché queste non sono delle vere e proprie maniche, ma sono semplicemente un pezzo di tulle attaccato proprio al suo polso e piegato sul suo braccio e lasciato cadere in questo modo. Una cosa davvero super iper mega semplice, così forse si riesce a capire meglio. È praticamente una mezzaluna tagliata e cucita sopra al suo gomito, di una semplicità disarmante. Per fortuna che almeno da questo fiocchettino scendono questi 2 nastrini leggermente arricciati che danno un pochino di movimento e arricchiscono un po' queste maniche, che se no sarebbero davvero, secondo me, troppo semplici. Ovviamente la stessa cosa si ripete anche sull'altro braccio, con i 4 strati di tulle che poi sono 2 piegati, con i glitter semplicemente davanti e i nastrini con il fiocchettino.
Il suo vestito però poi prosegue molto stretto, molto aderente, con questa forma a sirena, infatti arriva stretto fino alle ginocchia per poi aprirsi in una gonna ampissima. Appena sotto il seno, proprio sulla pancia, troviamo questi cordini che si intrecciano sul suo busto praticamente all'altezza dell'ombelico, che però non proseguono fino sul retro, infatti si interrompono proprio qui nella cucitura laterale. Peccato, sarebbe stato bello se fossero proseguiti fino sul retro. Questi nastrini poi si incrociano proprio in questo punto dove c'è questa gemma incastonata in questa spilla di metallo, con tutti questi riflessi olografici, da cui poi partono 2 nastrini di raso azzurro come abbiamo visto prima e 2 cordoncini, proprio come quelli che erano intrecciati sul suo busto. I nastrini finiscono semplicemente senza nulla, solo tagliati, invece i 2 cordini finiscono con queste 2 perline blu con un riflesso olografico, sembrano quasi delle bolle di sapone. Se spostiamo questi cordini possiamo vedere che proprio appena sotto c'è una stellina ricamata, iniziano dei brillantini e tutti questi ricami con del filo argentato, che proseguono lungo i lati dello spacco della sua gonna e scendono sempre con questi brillantini blu, sempre con queste stelline, lungo tutta la parte della gonna, il bordo della gonna, fino per fortuna alla fine. Ci sono sia nella parte sinistra che in questa parte destra che è un pochino più sottile, il pezzo di tessuto è un pochino più sottile, ma questi ricami sono comunque davvero molto belli, mi piacciono davvero un sacco. L'unico problema è che non proseguono sul retro. Sul retro non abbiamo assolutamente nulla, niente di niente. Troviamo solamente questa parte di stoffa, che è di nuovo lo stesso tulle che c'era sulle maniche, che è stato attaccato qui sulla spallina, leggermente arricciato, scende fino praticamente sotto al suo sedere, come se fosse una specie di piccolissimo e leggerissimo mantello, e poi da questa parte risale, lo intravediamo all'interno delle ali, fino a riattaccarsi all'altra spallina. Una cosa davvero semplicissima. Ma tornando alla sua gonna, purtroppo ho visto una cosa che non mi è piaciuta per niente, che è il fatto che non è stata foderata all'interno. Anche lei, come Cenerentola, non è stata per niente foderata e infatti vediamo il retro di tutti i ricami con i fili da tagliare, con, non lo so, una tristezza infinita. Non riesco a capire perché il Disney Store abbia deciso di fare queste bambole in questo modo. Oltretutto questo tessuto della gonna è davvero un tessuto molto rigido, non è per niente un tessuto morbido, non so se sia di qualità, ma di sicuro non è un tessuto piacevole al tatto. Come non lo è nemmeno il tulle che ha attaccato alle braccia, perché è un tulle davvero parecchio rigido. In ogni caso, dal suo spacco vediamo che fuoriesce questo altro tessuto, sempre ovviamente azzurro, pieno di riflessi. Anche questo ricorda un sacco uno dei tessuti che aveva Cenerentola nella sua gonna. È leggermente trasparente, un po' mitragliato purtroppo da quei cazzini che usano per tenerla ferma in scatola, e questo almeno ha un orlo, che non è proprio l'orlo migliore del mondo, ma almeno ha un orlo. Un'altra cosa che però sapete che non mi piace è quando cuciono i 2 strati di gonna l'uno con l'altro, proprio come in questo caso. Le 2 gonne sono state cucite insieme, probabilmente per risparmiare tempo, perché così si fa prima, anche se il lavoro è sicuramente meno di qualità. Se comunque andiamo ad alzare la sua gonna, vediamo forse la cosa più orrenda di questa bambola, che sono le sue scarpe. Sono dei semplici bini, quindi praticamente delle ballerine. Lei ha i piedi in punta ma senza il tacco. Sono azzurre con una finitura perlata e un fiocchettino stampato nella parte frontale. Veramente terribili. Non dico di metterle un tacco enorme, ma neanche questa roba qui, o almeno colorate il fiocchettino, no? Ma passiamo a vedere le sue ali, che sono forse la cosa più interessante e più bella di questa bambola. Sono completamente di plastica trasparente, entrambe con questa finitura olografica che ha un sacco di riflessi bellissimi alla luce. In questo caso vedete un riflesso verde, ma muovendola vedete che i riflessi cambiano, dei riflessi viola, dei riflessi verdi, sono davvero molto belle. In questa qui forse si nota di più il riflesso viola. Dal retro possiamo vedere che sono gigantesche perché sono davvero
davvero enormi. La parte finale purtroppo si nasconde un pochino dietro il vestito, ma sono comunque stupende, con queste venature stampate olografiche bellissime, e le ali sono state cucite proprio sul velcro del suo vestito, perché ovviamente il vestito si apre tramite del velcro e queste sono le cuciture che tengono attaccate le ali al suo vestito. Questa è sicuramente la cosa più bella di questa bambola. Rendono veramente benissimo e wow, almeno un wow possiamo darglielo. Mi stavo quasi dimenticando della sua bacchetta, che è di plastica trasparente esattamente come le sue ali, molto lunga, sempre olografica, anche questa ha dei riflessi bellissimi, e in più possiamo vedere che proprio per farle tenere in mano la bacchetta le hanno messo una mano completamente nuova che io non avevo mai visto nelle bambole della Disney. Infatti possiamo vedere che ha le dita chiuse in questa posa proprio per tenere in mano la bacchetta. Devo dirvi che mi ricorda un po' il modo in cui teneva la bacchetta Voldemort, ma comunque devo dire che mi piace, per fortuna hanno cambiato la mano. Avevo il sospetto che avrebbero messo una mano chiusa a pugno e invece per fortuna la mano è stata fatta proprio per tenere in mano la bacchetta. E oltretutto, guardando la mano, vi confermo che tutta la sua pelle è perlata. Con lei, come avevamo già visto sulla scatola, arriva lo stand, in questo caso ovale, e per fortuna è a seduta, quindi sparisce all'interno del suo vestito, non lo vediamo sul retro e non vediamo nessun aggancio all'altezza della vita. Ma visto che su di lei non c'è nient'altro da dire, vi mostro la chiave con cui arrivava, perché quel giorno il Disney Store regalava questa chiave per l'85° anniversario di Pinocchio, superando la soglia di 40 euro, e ovviamente con lei la soglia l'abbiamo superata ampiamente. E questa è la chiave. Sulla scatola c'è Pinocchio, qui c'è il logo dell'85° anniversario e la chiave all'interno devo dire che è molto carina, con l'immagine di Geppetto, Pinocchio, il pesce, il grillo parlante e la fata turchina, e tutti questi decori sulla D di Disney. Davvero carina, per il resto però non c'è assolutamente nulla. Quindi cosa posso dire di questa bambola? Posso dire che è molto bella, posso dire che è molto sexy forse con questo vestito, ma posso anche dire che non si merita alcun wow. E lo dico perché i tessuti non sono dei tessuti di ottima qualità, anzi, come accessori di metallo abbiamo solamente questo cerchietto che indossa in testa. Le sue ali sono sicuramente davvero molto belle, ma la gonna non è stata foderata e il tessuto è davvero molto rigido. Sul retro non troviamo assolutamente alcun dettaglio, alcun ricamo, nulla, solamente questa specie di mantellina sempre realizzata con del tulle abbastanza rigido e forse anche scadente. Trovo che il viso sia sicuramente più bello di quello che sembra in video, o almeno nel video degli altri e nelle foto di stock. La bacchetta è davvero molto carina, ma è comunque semplicissima. I cordini, che trovo essere davvero belli, non proseguono sul retro, e anche sul davanti questo vestito è davvero semplicissimo. Quindi per quanto questa bambola sia bella, perché è innegabilmente una bella bambola, non vale neanche la metà dei soldi che costa. Quindi sinceramente mi aspettavo non qualcosa di più, tantissimo di più. Sono contento di averla? Sì, certo, sono contento di averla perché me la sono potuta permettere e perché nella mia collezione mi piace avere anche la fata turchina. Ma no, onestamente questa volta come qualità non ci siamo. Se fosse costata 70 euro avrebbe avuto un triplo wow e forse anche un quadruplo wow, qualcosa del genere. Ma visto che ne costa più del doppio, perché costa 160 euro, ragazzi, mi dispiace. Oggi sono cattivo, oggi va così, molto bella, ma non vale davvero la metà di quello che costa. Detto questo, adesso aspetto di sapere voi cosa ne pensate qui sotto con un commento, che sono davvero molto curioso perché avendola massacrata così tanto, voglio davvero sapere se siete d'accordo con me oppure se secondo voi sono stato un pochino troppo cattivo. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, di avervi mostrato tutto nel dettaglio. Se ci sono riuscito lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.